Appena partiti si sale subito. Quindici minuti fa eravamo là sotto, adesso siamo già qui belli in alto. Il sentiero che si perde davanti a noi, il silenzio totale nel bosco, rotto solo dal bacchettare di Giulia che sta arrivando. Più avanti incontreremo i tratti meglio conservati della famiglia militare, che è questa antica strada romana del 187 a.C. che congiungeva Bologna a Firenze, anzi Bologna a Arezzo passando per Firenze, e serviva per spostare in fretta le truppe nella zona abitata dai Liguri, che era Liguria, Lunigiana, le valli limitrofe, che erano, insomma, erano stati da poco assoggettati da Roma, per cui erano ancora molto turbolenti e bisognava tenerli un pochino sotto controllo. Strada del Pian di Balestra o di Toscana. In discesa verso Pian di Balestra, dove c'è l'acqua. Poi più avanti sarebbero due sorgenti normalmente, ma una ci hanno avvertito che è già secca e l'altra dava solo poche gocce, per cui è come se non ci fosse. Per cui ci riforniremo a Pian di Balestra e poi fino al cimitero tedesco non c'è niente, mi sa. Accidenti, ho sorpreso un airone mentre sto andando a cercare la fontanella a Pian di Balestra. C'è questo laghetto che è fuori percorso, la fontana, circa 300 metri. Qui si molla giù lo zaino all'incrocio e si va a fare acqua. Ok, si torna sul percorso. Questa è una cava romana, che non sembra, ma è veramente una cava romana dove estraevano le pietre che poi servivano per lastricare. Ne abbiamo incontrata uno simile, anche se era etrusca, nella tappa dopo Campagnano di Roma, per andare verso Isola Farnese, praticamente identica, che comunque la tecnologia degli Etruschi e dei Romani non erano poi così dissimili. Poi dopo ovvio, i Romani sono progrediti enormemente rispetto agli Etruschi, però le basi erano quelle, diciamo che 187 a.C. non avevano fatto ancora tutti quei progressi. Dove state andando? Quanti siete? Cosa portate? Un fiorino! Dai, molla il fiorino! Che miseria! I toscani. Buongiorno, dai. Due in cammino. Oggi terza tappa della Via degli Dei. Yeah! Dove andiamo? Monte di Fo? Partendo da Madonna dei Fornelli. Ok. E ora siamo in un punto ben preciso. Spostati. Ta-da! Siamo al confine tra l'Emilia Romagna e la Toscana. Yeah! Ok, quindi stiamo camminando sulla storia, tra l'altro. Sulla storia sì, perché più avanti saranno i tratti meglio conservati del basalto romano della famiglia militare. E ora niente, rimettiamoci in cammino. Sì. Sì. Sfacciato. Ok. Dove è conservato un po' meglio, soprattutto le pietre piatte, come vedete, quelle. Largo 8 piedi romani, possibilmente dritto,
Allora, in pianura seguiva una certa inclinazione, non so se era 4 gradi il massimo il terreno, e qua invece in montagna anche i romani hanno dovuto arrivare a scendere a compromessi con la morfologia del terreno. Quelle là sotto evidentemente sono le mucche che ogni tanto vanno a pascolare sulla Flaminia militare, da cui il cancelletto con la richiesta di tenerlo chiuso. Questa tappa è un saliscendi, diciamo, però è molto piacevole. In effetti ci avevano detto che era la tappa più bella della Via degli Dei, probabilmente sarà così. Guarda che bel castagno. Là sopra, dietro gli alberi, dovrebbe esserci Monte Luario, che se non sbaglio è l'ultimo dei 4 monti da cui prende il nome la Via degli Dei. A campo dei grilli, richiudendo opportunamente, perché ci sono le mucche che per ora non sono al pascolo, però più tardi chissà, magari non sanno cosa fare, prima dell'aperitivo vanno al pascolo, non so. Vogliono fare l'aperitivo come di Carva. Siamo in Toscana. Maiala. Adesso poi tutto quello che hai tenuto dentro di te in Emilia Romagna lo puoi dire. Ora che sei in Toscana parla male dell'Emilia Romagna, su. Quindi bisogna fatturare. Cosa c'entra con l'Emilia Romagna sei solo tu? Non lo so parlare Vabbè. Ma non dovevi parlare, dovevi fare il toscano che si lamenta degli emiliani, no? Ma non ho da lamentare. Non ha nulla da lamentarsi. Si mette agli atti. La Piana degli Ossi, dove gli agricoltori avevano rinvenuto queste pietre incombuste di un'antica fornace, erano bianche e le avevano scambiate per ossa, invece erano pietre. Ecco qua parte dei resti dell'antica fornace, non è che sia rimasto molto, ci hanno messo sopra una tettoia per proteggerli. Dopo la caduta dell'impero romano, purtroppo tante statue, tanti bassorilievi, intere statue, fregi che ornavano magari i frontoni di templi e di palazzi patrizi, sono finiti nelle calchiere e sono finiti trasformati in calce, per cui noi chissà quanti capolavori si sono persi perché sono stati bruciati per ricavarne la calce. Un'ora e 45 al passo della Futa. Poi dove sortisci? Attacca quella là con lo zaino azzurro, attacca! Qui c'è un piccolo laghetto dentro l'agriturismo qua del Passeggere, laghetto di tutto recintato. Carino. Un po' d'acqua è rimasta, via. Siamo arrivati al passo delle Banditacce, 2204 metri di altezza, il punto più alto della Via degli Dei, per cui ora Gnometta suonerà la campanella, se ci arrivi, evviva! Siamo in discesa dalle Banditacce. Abbiamo davanti a noi circa un centinaio ancora di metri di salita fino alla fine della tappa, per cui adesso è dolci saliscendi, molto piacevole, all'ombra, tranquillo. Qui è un altro tratto di basolato romano, che ovvio non potete aspettarvi la più antica, però insomma
Questo è forse il tratto meglio conservato che abbiamo visto oggi. E questo era il militare, per cui non c'erano i solchi dei carri come sulle altre strade romane, insomma, la usavano solo le legioni per spostarsi velocemente, anche perché tira sui carri qua in montagna. Poi lascia fare i romani, che loro facevano anche quello, però la discesa per la futa è veramente impegnativa, eh? Io immagino quelli che la fanno da Firenze a Bologna devono farsela tutta in salita, questa ed è una bella salita. È anche una bella discesa, si scivola, qua è tutto secco e polveroso. Siamo partiti in 6 il primo giorno, il secondo giorno sono ripartiti in 5, oggi sono in 4. È tipo la riedizione della Via dei 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 10 piccoli indiani. E al passo della futa col sacrario militare tedesco. Eccolo. Al di là di tutto non è il posto peggiore al mondo per riposare. Scendiamo dell'altro sotto il passo della futa e ci dirigiamo verso la fine tappa, che per noi è il camping insergente. Domani, noi siamo arrivati qua, noi domani andremo per verso San Piero Sieve. Adesso invece andiamo giù a Sergente, per cui domani dovremo rifarci questa strada. Arrivati